una breve introduzione prima da parte del professor Brunori, che introdurrà il progetto Codex. Poi il professor Brunori vi spiegherà meglio cos'è il progetto Codex. Comunque Farmidal si inserisce fra le attività del progetto Codex e subito dopo farò io una breve introduzione al percorso che ci ha portato all'innovazione, di cui oggi si parlerà all'interno del progetto Codex, e poi il cuore, diciamo, del Farmidal sarà descritto e compito del dottor Diego Guidotti di descriverlo, è appunto l'innovazione specifica che sarà, su cui avremo i dettagli appunto dalla relazione del dottor Guidotti, che rappresenterà appunto la parte principale del Farmila. Quindi io direi di non perdere ulteriore tempo e quindi do la parola al professor Brunori, che introdurrà appunto il progetto Codex e a come siamo arrivati qui. Prego Gianluca. Buonasera, grazie mille Marcello, buonasera a tutti e mi scuso di nuovo per il ritardo. Io farò proprio 2 minuti di introduzione a Codex. Codex è un progetto del programma Horizon Europe, i cui obiettivi era quello di conoscere i costi e benefici della digitalizzazione in agricoltura, quindi in tutti i suoi risvolti di sviluppare insieme agli agricoltori e agli utilizzatori in ambito agricolo alcune tecnologie agricole. Il nostro approccio ribalta un po' quello che vediamo qualche volta l'approccio dei finanziamenti all'innovazione. Cioè, in qualche volta noi abbiamo un approccio che punta alla tecnologia come fine, dice per esempio dobbiamo sviluppare l'intelligenza artificiale, quindi arrivano finanziamenti per l'intelligenza artificiale applicata a diversi settori. Il nostro approccio invece ribalta la sequenza, e cioè parte dal problema, il problema o la sfida è la cosa a cui noi teniamo e se c'è la possibilità si affronta questa sfida attraverso una tecnologia digitale. Quindi la tecnologia viene vista al servizio della sfida, del problema che si riscontra all'interno del territorio rurale. Quindi il nostro obiettivo in generale è proprio quello di migliorare la capacità collettiva di comprendere, valutare e prevedere i benefici e costi della digitalizzazione agricola. Per fare questo, noi ci siamo basati su 20 Living Labs in tutta Europa. Living Labs sono gruppi di persone, diciamo, di varia estrazione, in cui una componente importante sono gli agricoltori, ma poi abbiamo gli sviluppatori di tecnologie, i ricercatori, i esponenti della formazione, della trasformazione, dell'assistenza tecnica e così via, tutti intorno allo studio degli specifici problemi e della loro soluzione attraverso le tecnologie. Noi siamo appunto uno dei 20 Living Lab e nel corso di questi 3 anni noi siamo partiti dall'analisi del problema, quindi abbiamo analizzato i problemi che emergevano all'interno del contesto. Sulla base di questo abbiamo sviluppato delle tecnologie in costante contatto con gli utilizzatori di queste tecnologie e poi c'è una fase di dimostrazione della tecnologia. Oggi siamo proprio all'interno di questa fase, cioè questo Farminar, questo webinar legato alla tecnologia sviluppata dal nostro Living Lab è uno dei primi momenti di dimostrazione di questa tecnologia. E oltre a questo avremo bisogno della valutazione della tecnologia che ci consentirà poi di raffinare ulteriormente la tecnologia stessa e cercare di capire quanto siamo lontani dalla
soluzione del problema. Ecco, questo è in estrema sintesi il nostro progetto, quindi oggi siamo una tappa importante di questo progetto perché in qualche modo discutiamo insieme lo sviluppo della tecnologia che abbiamo prescelto insieme all'interno del Living Lab e quindi vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie Gianluca dell'introduzione, così adesso sappiamo appunto in quale contesto ci stiamo muovendo nel progetto europeo. Io farò una brevissima introduzione anch'io di 5 minuti circa, condivido qualche slide già che ci sono, ecco, non so se le vedete. Sì, le vediamo, Marcello. Grazie Alina. Che riguardano il percorso dell'innovazione, nel senso che, come diceva il professor Brunori, l'innovazione che è stata in Codex parte da un'analisi dei problemi e da un contesto che è quello del Living Lab, che però diciamo, non è stato frutto solo dell'attività di Codex. Cioè, nell'attività di Codex abbiamo ovviamente esplorato alcune problematiche che sono nate all'interno del Living Lab, ma il Living Lab che abbiamo attivato all'interno di Codex è un Living Lab che nasce parecchi anni prima, grazie a una serie di, innanzitutto, progetti di trasferimento dell'innovazione promossi dalla Regione Toscana. Tra il 2011 e il 2018 erano progetti del PSR finanziati con misure che appunto erano dedicate al trasferimento tecnologico, in parte finanziate anche da aziende del settore, in particolare oltre al Consorzio del Pecorino Toscano che ha diciamo fin dall'inizio gestito tutta la parte del trasferimento dell'innovazione, è entrato spesso in gioco anche uno dei principali soci del consorzio, che è il Caseificio Sociale Manciano, con il quale è stato fatto, insieme al consorzio e al caseificio, è stato fatto un percorso nel tempo che ha esplorato una serie di innovazioni, in parte trasferite, in parte esplorate all'interno di aziende pilota e poi trasferite ulteriormente, che hanno riguardato da aspetti che riguardano l'alimentazione degli animali, la loro gestione e la valutazione della sostenibilità ambientale, il benessere e una serie di altri aspetti che ci hanno consentito, anche grazie a finanziamenti dei progetti europei, di individuare innanzitutto un gruppo di lavoro che in maniera continua interagisse con la ricerca e i tecnici in maniera tale da far emergere le problematiche principali e trovare le possibili soluzioni. E poi anche all'interno di Codex, a partire dal 2023, si è sviluppato un'attività che ha cercato di individuare quale fosse un'innovazione per venire incontro a specifici problemi, secondo l'approccio che citava prima il professor Brunori, cioè tanto identificare i problemi, una volta identificati i problemi, trovare delle innovazioni, nel caso di Codex, innovazioni che esplorassero anche il campo digitale, per risolvere il problema. Nella fattispecie, le innovazioni che abbiamo cercato di far confluire all'interno poi di uno strumento, che è l'app, che poi spiegherà il nostro amico Diego Guidotti, riguardavano alcuni, non tutti, alcuni dei problemi che possono essere riscontrati nelle aziende degli ovini da latte, sul territorio dove abbiamo lavorato, che poi è sul territorio del sud della Toscana, la provincia di Grosseto prevalentemente, anche se sono problematiche che poi riguardano un po' tutte le aziende del settore. Una parte riguardava la gestione dell'alimentazione, quindi a raggiungere la maggiore efficienza alimentare possibile, finalizzata all'ottimizzazione della quantità e della qualità del latte. Una parte riguardava l'innovazione della riproduzione e della gestione degli animali, cioè l'ottimizzare l'efficienza riproduttiva e il ciclo produttivo degli animali, e quindi una parte diciamo, dell'app che descriverà Diego sarà dedicata proprio a questo aspetto, e poi un'altra parte non meno importante è quella dell'integrazione dei dati, perché in realtà, come si evince da questa figura, di dati le aziende, anche aziende tutto sommato poco tecnologiche, come spesso sono le aziende di ovini da latte, comparate ovviamente ad esempio aziende di vacche da latte dove la tecnologia è già da diversi anni che è entrata,
In realtà di dati alle aziende, agli agricoltori ne arrivano tante, arrivano dai caseifici che spesso sono i responsabili dell'analisi del latte e quindi forniscono almeno una volta ogni 2 settimane dati di qualità e quantità di latte, qualità ogni 2 settimane, di quantità praticamente ogni prelievo di latte prodotto agli allevatori. Ci sono i tecnici che possono fornire dati che riguardano aspetti specifici dell'animale, sulle strutture, sulla gestione, sull'attività produttiva e riproduttiva. Ci sono fonti di dati esterne, pensate agli zooprofilattici, ai laboratori di analisi esterni, alle ASL, tutte istituzioni che hanno dati che spesso condividono con gli allevatori e talvolta invece possono fornire a richiesta. Pensate alla banca dati nazionale che ha tutta la parte dell'anagrafe, tutti i dati che riguardano anche quello che è conservato all'interno delle banche dati che riguardano la struttura aziendale stessa. Pensate ai dati che in Toscana colleziona Artea e che a livello nazionale invece ha Agea, che riguardano appunto i seminativi, le colture, le rotazioni, gli animali e le strutture anche legate alle macchine e alle attrezzature. Le stesse università, spesso interagendo spesso con i tecnici, spesso direttamente con gli allevatori, hanno dati che possono essere utili alla gestione. Tutti questi dati si riferiscono ad esempio anche all'alimentazione, alle analisi sugli alimenti. Tutti questi dati possono essere integrati all'interno di un sistema che in questo caso prende il nome dell'app dal nome Poderi, che poi Diego ci spiegherà bene come funziona e come è concepita, e hanno la possibilità di essere opportunamente, dicevo, integrati e interpretati, ovviamente con l'ausilio di tecnici che siano addestrati proprio per interagire da una parte con chi fornisce i dati, con i dati stessi, e dall'altra con gli allevatori che sono i fruitori. E tutte queste frecce che quindi ho indicato indicano come questi dati arrivano e possono essere poi ridistribuiti a seconda delle necessità ai vari utenti. Da qui la necessità anche di costruire intorno a questa innovazione un vero e proprio ecosistema che supporti gli allevatori nel loro lavoro, ma che allo stesso tempo supporti anche tutti i professionisti che con gli allevatori interagiscono e possono diciamo, fornire un servizio. Tutto questo è stato fatto ovviamente non in un anno, è partito da lontano, i primi dati sono stati, erano diciamo, integrati con supporti digitali abbastanza grezzi, fogli di calcolo essenzialmente, poi con l'opportunità data dal progetto Codex e grazie alla presenza di un'app che era già predisposta per fare questo tipo di lavoro, abbiamo pensato appunto di fare un salto in avanti e predisporre una soluzione che fosse più smart, più anche in grado di rispondere alle esigenze specifiche degli allevatori che spesso non hanno il tempo di stare al computer, quindi di sedersi al computer, però molto più spesso sono in grado di interagire con un dispositivo cellulare, quindi un telefono, e quindi con tutte quelle che sono le app che possiamo installare su questo telefono, interrogando in maniera specifica l'app. App che però verrà usata ed è usata anche dai tecnici perché a loro volta possono interrogarla per avere ulteriori risposte. Io penso che come introduzione possa essere più che sufficiente per dare, diciamo, il modo adesso al dottor Diego Guidotti dei Edit di spiegarci meglio come funziona l'app e quali sono, diciamo, le caratteristiche che la rendono interessante per il settore. Grazie dell'attenzione. Passo quindi la parola al dottor Diego Guidotti, che ho visto che ha già fatto partire la presentazione. Prego Diego, quando vuoi. Sì, allora oggi quindi faccio una panoramica appunto delle funzioni che si sono sviluppate nel tempo.
una breve presentazione. Io sono Diego Guidotti di Aedit, noi siamo nasciamo diciamo dal gruppo di ricerca della Scuola Superiore Sant'Anna e ci siamo sempre occupati di sviluppo di soluzioni software in agricoltura. Integriamo diciamo all'interno varie tipologie di professionalità, quindi abbiamo la parte di sviluppo informatico, abbiamo la parte di agronomica, quindi di analisi come si dice, conosciamo diciamo il mondo e le esigenze specifiche, anche per interfacciarci con i vari soggetti, i gruppi di ricerca, gli utenti e così via. Poi abbiamo appunto la parte anche di gestione appunto dell'impresa, analisi dei dati. È necessario, diciamo, quando si sviluppa appunto un sistema informativo, è necessario appunto combinare tutte queste funzionalità e caratteristiche. Anch'io faccio un po' di storia, chiaramente quello che vediamo oggi è l'unione di tante cose. Dal punto di vista nostro noi abbiamo iniziato a entrare diciamo, nel settore dell'allevamento grazie al gruppo operativo della Regione Toscana, dove era stata sviluppata una prima versione dell'app focalizzata solo all'allevamento. Poi in altri progetti avevamo sviluppato appunto una piattaforma un po' più completa, che sostanzialmente permettesse di gestire anche i dati di campo, quindi non solo l'allevamento ma anche l'aspetto appunto di produzioni vegetali, ed è un aspetto perché spesso le aziende hanno anche questa parte qui, migliorando poi man mano con le varie esigenze. Sul progetto Codex abbiamo fatto ulteriori sviluppi, poi nel far vedere le funzioni le metto un po' in ordine storico, per sempre lavorando insieme, diciamo, a stretto contatto con gli utenti. Il Living Lab è stato già discusso, è un aspetto importante, in qualche senso diciamo è iniziato prima ancora che lo chiamassimo Living Lab e è quindi sostanzialmente un'unione di questi soggetti interessati, quindi ricerca, la parte di ricerca, la parte di trasformazione, quindi come è stato detto sia il Consorzio Pecorino Toscano che il caseificio, gli advisor che sono stati diciamo una figura molto, è la figura più importante diciamo, è sempre stato così nelle operazioni di digitalizzazione dell'impresa. Il consulente, quindi può essere l'agronomo, il veterinario, è il soggetto che in qualche modo coordina anche l'attività di raccolta dati per le aziende e con le aziende, e quindi sostanzialmente vedere l'app come uno strumento di condivisione tra i dati dell'advisor e il dato dell'azienda da subito, dall'inizio del progetto, è stata un po' l'interpretazione che noi abbiamo dato. I fornitori di soluzioni e poi chiaramente le aziende, quindi gli utenti finali del sistema, che sono fondamentali appunto per il miglioramento, insomma, per definire quali sono appunto le esigenze. Il metodo che abbiamo usato è il metodo del co-design, quindi sostanzialmente partire da un problema, pianificarlo, svilupparlo, farlo subito vedere agli utenti, quindi gli utenti hanno, hanno sempre un accesso preliminare alle funzioni che vengono sviluppate, le usano, le criticano, evidenziano quali sono le problematiche e poi le funzioni si cambiano e si va sia in manutenzione, quindi nel mantenimento del sistema attuale, che per lo sviluppo appunto di funzioni successive, quindi un ciclo di coinvolgimento, sviluppo, test sia informatico ma soprattutto operativo e poi messa a punto con un ciclo appunto di tornare indietro. Allora, quindi la piattaforma digitale che è stata sviluppata nel tempo, l'abbiamo chiamata Poderi, è nata diciamo non solo dalle interazioni con questo Living Lab, ma anche di Living Lab principalmente su Olivo e su Vite, quindi diciamo ha messo insieme esigenze di vari sistemi, però mantenendo diciamo come focus principalmente il supporto alle piccole e medie aziende agricole,
spesso integrate all'interno di strutture, diciamo, di esempio di strutture cooperative, quindi con una rete di tecnici a cui danno supporto a queste aziende qui. Quindi diciamo un sistema che si rivolge a un certo tipo di aziende e soprattutto è nato per semplificare un po' lo scambio di informazioni tra agronomi e aziende. Dal punto di vista operativo ci sono due oggetti, diciamo, uno è l'app che viene usata per la raccolta dei dati in campo. È un'app che ha una serie di funzioni, ma principalmente ha una funzione è stata fatta per avere un funzionamento offline, in modo da poter agire anche a livello nelle aziende e nelle zone appunto dove non c'è connettività. Quindi io mi connetto, quando faccio il login chiaramente devo essere connesso, scarico una serie di informazioni e poi riesco a lavorare offline. Il focus dell'app è la raccolta dei dati. E poi abbiamo invece un'interfaccia che si chiama Poderi Studio, che è un sito web dedicato, quindi con un'interfaccia più, diciamo, da classica sul web, da usare, diciamo, in una postazione fissa, dove magari posso fare delle elaborazioni, posso supportare l'elaborazione dei dati, accedere alle dashboard e così via. Questa è più o meno l'impostazione che è stata realizzata. L'app è a disposizione sia su Android, sullo store Android che sullo store iOS, e anche disponibile online, quindi se voi andate a poderi.app accedete, diciamo, e potete entrare appunto nell'app e utilizzarla. A livello di accesso, l'accesso può avvenire si può sia creare un utente che utilizzare il social login, quindi utilizzare l'account Mac o l'account Google. Entrate, create l'azienda e potete iniziare a lavorare, a usarla. Adesso, diciamo, mostro, diciamo, in maniera passo per passo quali sono appunto le funzionalità. Allora, sicuramente quando entro vedo le aziende che ho. Diciamo, nel momento in cui entro, ho fatto un login con un utente vuoto, chiaramente lui mi fa creare la prima azienda agricola. Azienda agricola, un nome, la posizione che viene presa in automatico se io sono in azienda, se no scrivo l'indirizzo e mi si posiziona sull'indirizzo, in modo che do una geolocalizzazione all'azienda. Poi nelle funzionalità avanzate posso, oltre a inserire alcuni dati, posso definire appunto se l'azienda fa attività zootecniche e quindi attivare il modulo, diciamo, il modulo zootecnico. Il sistema non è legato principalmente agli ovini, però è stato costruito sugli ovini, quindi è stato in qualche modo tutto ottimizzato per l'allevamento degli ovini. Il sistema poi è nato in Toscana, quindi chiaramente c'è una serie di dati già predefiniti. Ad esempio, se siete in Toscana è possibile collegare l'azienda con la rete delle stazioni agrometeo della regione Toscana, in modo da poter utilizzare anche i dati meteo a disposizione della rete, però è possibile anche connettersi con stazioni meteo aziendali. Andiamo adesso nel core, diciamo, che ci interessa, quindi andiamo appunto nella parte di gestione anagrafica. Scusate, aggiungo una cosa importante. Quando voi create un'azienda è possibile anche poi andare a definire le persone che accedono a quei dati lì. Quindi l'azienda può essere creata o dall'azienda agricola o dal tecnico, però appena ingresso io posso invitare, quindi posso andare nel sistema, definire che un'altra persona può entrare su quell'azienda e poi condividere con un link che posso mandare anche via WhatsApp a un altro soggetto, in modo che entrambi poi lavoriamo sulla stessa azienda. Quindi il sistema è nato da subito appunto per permettere la condivisione ad altri soggetti dei dati aziendali, in modo che tipicamente, ad esempio, il veterinario inserisce le ecografie, l'azienda inserisce i dati dei parti, i dati appunto dei capi, magari l'agronomo o il nutrizionista dà informazioni appunto sulle razioni, quindi poter entrambi, diciamo, condividere i dati dell'azienda agricola. Allora, andiamo appunto sulla gestione anagrafica. Questo, diciamo, è il cruscotto. Il cruscotto appunto mi mostra il numero di capi e poi mi fa, diciamo, un riassunto su un cruscotto, diciamo, di elaborazione dei dati sui parti. Quindi l'azienda permette di gestire l'anagrafica
capo per capo, e non solo nella grafica, anche diciamo i dati appunto sugli animali e sui monitoraggi. L'obiettivo appunto nella home c'è un riassunto, poi dentro ci sono tutte le funzioni specifiche. Semplificare la raccolta dati, quindi ridurre al minimo i dati necessari, e anche definire insieme agli agronomi che cosa si vuole osservare. Quindi è possibile anche andare a personalizzare e aggiungere anche raccogliere informazioni diverse rispetto a quelle iniziali, perché c'è un sistema che permette appunto di configurare a livello centrale le tipologie di dati che uno vuole raccogliere in modo da potersi adattare alle varie esigenze. Il passaggio, diciamo, iniziale si inizia con l'aggiunta di un capo. Quando aggiungo un capo ho una scheda appunto che posso riempire, quindi posso andare a definire tutte le informazioni, diciamo, del capo. Magari vi faccio vedere adesso il demo. Ok, quindi questo è un demo. Sono su un'azienda, sono nell'allevamento, aggiungo un capo, definisco il codice dell'animale, il codice BDN, e riempio i dati. Questi sono i dati, diciamo, sostanzialmente richiesti anche dalla banca dati nazionale. In questo caso, appunto, ho inserito un capo. Una volta inserito il capo posso modificare l'anagrafica, posso anche andare a definire ad esempio informazioni genealogiche, non sono obbligatorie ma è possibile farlo, e poi posso andare, per finire il ciclo, posso anche andare a definire se questo capo esce, diciamo, dall'anagrafica aziendale per macellazione, vendita o morte. Posso aggiungere delle note e posso aggiungere delle foto. Tutta questa informazione sostanzialmente è un clone delle attività appunto della banca dati nazionale. Poi vediamo in un momento, in questo caso quindi abbiamo fatto un inserimento totalmente manuale, poi vedremo appunto le funzioni di caricamento dei dati dalla BDN. Una volta appunto caricato le informazioni, il dato fondamentale poi è la raccolta dei dati a livello dei singoli capi. Quindi io praticamente a livello di un singolo evento, di un singolo capo, posso inserire varie tipologie di dati. Queste sono state definite insieme appunto agli agronomi e alle aziende. Quindi c'è una scheda ecografia che viene utilizzata dagli agronomi per definire quanto è stata fatta l'ecografia, eventualmente qual è stato la body condition score dell'animale, e il risultato dell'ecografia con la definizione dei giorni di gravidanza. Il sistema poi, ci sono delle dashboard che permettono di vedere appunto i giorni che mancano quando si inserisce l'evento successivo, e di fare una serie di elaborazioni su queste informazioni. Un'altra informazione è poter definire l'ingresso o l'uscita in lattazione del capo, quindi andare a definire la data in cui il capo entra o esce dalla lattazione. Inserire le informazioni sui parti, questo è un dato molto importante, così si può fare un confronto appunto tra il dato ecografico, avere il dato dei parti e soprattutto avere una valutazione anche man mano che l'app viene usata della storia appunto del capo, perché man mano che io inserisco queste informazioni rimangono, e ogni volta che io vado a vedere il dato del capo posso vedere tutta la storia degli eventi che sono stati legati a quel capo lì. E abbiamo poi, diciamo, una serie di funzioni che permette ad esempio di fare una segnalazione sulle condizioni di salute, per avere appunto un concetto appunto generico delle informazioni. Quindi, ricapitolando, il sistema quindi si basa, dopo aver inserito il capo, definisce una serie di eventi legati al singolo capo, e inserendo queste informazioni è possibile poi fare una serie di elaborazioni e vedere quindi il tasso di fertilità del capo, la prolificità, vedere qual è stata la storia di riproduzione, e anche poi utilizzare questi dati ad esempio per decidere appunto se diciamo l'esempio di usare quel capo appunto per la rimonta interna. Questi sono appunto i dati anagrafici definiti. Avete visto se in questo caso qui il codice dell'animale e il codice BDN è la stessa, diciamo, il codice animale per se c'è una codifica interna che non è quella della BDN. Adesso in questo caso si inseriscono a mano, però l'app permette appunto di collegarsi anche con dei lettori.
Poi successivamente vi farò vedere quali sono i modelli che abbiamo collegato, però chiaramente è molto più comodo quando l'app si connette con un lettore di bolli, in modo che io prendo questo lettore di bolli che deve essere in Bluetooth, lo collego all'app. Una volta che l'ho collegato, quando faccio una lettura, automaticamente l'app mi si apre su quel singolo animale, in modo che io leggo, vedo le informazioni. Se leggo un codice che non ho in un'anagrafica, il sistema mi suggerisce l'inserimento, quindi ad esempio se parto da 0 io posso semplicemente leggere i singoli capi e automaticamente inserisco, diciamo, le informazioni sul sistema. Un'altra cosa comoda è che comunque le letture vengono tenute in memoria, quindi sappiamo ogni volta che il capo è stato letto, lo abbiamo in memoria, e quindi possiamo fare anche delle analisi, cioè laddove che un capo non viene letto da 8 giorni, andare a fare una verifica e eventualmente fare l'aggiornamento appunto della banca dati, se magari è saltato un'informazione sulla morte oppure sulla vendita del capo stesso. Queste quindi sono tutte le uscite, quindi con tutti i dati e con tutti i parametri richiesti appunto dalla BDN. E poi ci sono una serie di elaborazioni, come ad esempio il cruscotto per la fertilità, quindi il sistema che permette appunto di andare a vedere quanti parti ci sono stati in funzione dei parti attesi, cioè in funzione del numero appunto di pecore mature, e andare a fare quindi un'elaborazione per andare a vedere la dinamica della fertilità. Poi su Poderi Studio ci sono una serie di elaborazioni che permettono appunto di accedere a delle dashboard, quindi accedere a delle elaborazioni per vedere appunto e poter filtrare tutti i dati appunto inseriti, quindi andare a vedere quanto è stata fatta l'ultima ecografia, qual è stato il risultato dell'ecografia, la localizzazione dei dati. E quindi è possibile, questo è un esempio appunto dinamico, è possibile filtrare, vedere le informazioni, scegliere un'azienda e vedere appunto i risultati dell'ecografia, i giorni di gestazione e tutte le informazioni, compreso il dato grezzo del risultato delle ecografie. E questo, diciamo, è sempre a disposizione online, in modo che ad esempio il veterinario può andare a vedere per quell'azienda lì quante letture sono state fatte e quali sono stati i dati appunto rilevati su quell'azienda lì, vedere appunto la dinamica nel tempo durante i vari periodi, i risultati e così via. Più questo chiaramente è possibile anche andare a vedere i dati sui rilievi dei capi, quindi tutte le osservazioni che ho fatto, vedere ad esempio ecografia, movimenti, salute, vedere poi ad esempio l'analisi su quali sono state le segnalazioni principali che sono state fatte sulla salute, e poter elaborare. Tutti questi dati queste dashboard sono editabili online, in modo che è possibile poi per l'agronomo creare una visualizzazione un po' personalizzata dei dati che sono stati appunto raccolti. Qui statistiche sui capi, e quindi il numero totale di capi che è stato censito, tutte le informazioni, la divisione per le aziende, quindi una serie di funzioni che servono anche, che possono essere utilizzate anche per, ad esempio, dagli agronomi oppure dalla cooperativa, per scambiare appunto dati tra i vari soggetti. Allora, fin qui è l'analisi che ha riguardato, diciamo, il sistema e gestione dei capi. Poi, ad esempio, un'analisi, una funzione che è stata sviluppata insieme al caseificio sociale di Manciano è quello della comunicazione dei dati. In realtà sono stati coinvolti anche altri caseifici, quindi il sistema permette al caseificio di trasmettere le informazioni riguardanti appunto le analisi in vario modo. Ad esempio, in questo caso è stato scelto di condividere i dati cioè il caseificio ha un suo formato Excel del laboratorio, copia questo risultato su un foglio di calcolo online, e automaticamente il sistema viene processato e inviato alle singole aziende. In questo modo il caseificio controlla pienamente quali dati, quindi può fare una validazione del dato. Il dato viene poi inviato all'app, quindi c'è una sezione dell'app dove l'utente può vedere le informazioni e quindi avere, in questo caso abbiamo fatto un'analisi, chiaramente i dati prende
una serie di parametri dal laboratorio. Questi cambiano un po' con i caseifici, però diciamo alla base c'è comunque il dato di grassi e proteine, e il sistema gli fa un controllo, cioè permette di fare un controllo sia nello spazio che nel tempo, quindi vedere rispetto diciamo all'ultimo dato raccolto se il livello è superiore o inferiore, quindi se abbiamo migliorato o peggiorato rispetto all'anno presente, e fare anche un confronto geografico, quindi fare un confronto e vedere rispetto diciamo alle aziende della zona qual è il mio benchmark. Poi il sistema permette di fare anche grafici, quindi incrociare il dato, vedere appunto la media dell'andamento della proteina dell'anno e vedere come la mia azienda si pone rispetto alla media aziendale. Questo è un caso interessante perché sono dati che comunque sono utili, interessano molto l'azienda perché poi il latte viene pagato in funzione della qualità, però permettono anche di fare un'analisi e fare anche un benchmark tra le condizioni aziendali e la media delle condizioni. Ovviamente i dati sono tutti privati, quindi ognuno vede solo i dati suoi, si accede solo se le aziende vogliono al dato medio, quindi le aziende che fanno parte ad esempio della cooperativa vedono il dato medio delle altre aziende, però chiaramente non vedono dell'aziendale, vedono la media diciamo di tutte le aziende coinvolte da quel che conferiscono latte in quel caseificio. Allora, poi questi qui sono una serie di funzioni che sono state sviluppate tra l'anno scorso e l'inizio dell'anno. Innanzitutto delle funzioni di interoperabilità, quindi se io ho il file Excel che diciamo che tiro fuori dalla banca dati nazionale, posso copiare, incollarlo in Poderi, nella funzione Poderi Studio, e automaticamente creo tutti i capi. Quindi io non devo creare il capo a mano. Ho fatto vedere l'esempio se uno vuole farlo, però la cosa più comune è che l'agronomo scarica i dati della BDN, copia il file Excel, lo incolla appunto in Poderi e automaticamente genera tutti i capi con tutte le informazioni base. Il sistema poi posso gestire il dato, quindi posso gestire i movimenti all'interno dell'app. È possibile anche riprodurre il file BDN aggiornato dal dato dell'app, quindi io lo posso sia mettere dentro che tirare fuori. La struttura dati è compatibile con la banca dati nazionale, quindi i campi sono gli stessi, i codici delle razze sono gli stessi e così via. Chiaramente la soluzione ideale sarebbe avere una piena interoperabilità, cioè il fatto che io l'app inserisco il dato dello SPID e automaticamente io azienda posso sia leggere che scrivere i dati all'interno della banca dati nazionale. Su questo chiaramente siamo un po' in attesa di vedere diciamo, come si sviluppano gli strumenti di interoperabilità, però sono sempre più frequenti. Questo è un aspetto utile perché poi lo vedremo un po' in fondo in un'ultima slide. Il più possibile, diciamo, facilitare il più possibile lo scambio delle informazioni tra queste banche dati è fondamentale per evitare, diciamo, il lavoro. Quindi il nostro concetto è parto da una situazione di una banca dati, faccio i monitoraggi a livello di singolo capo, gestisco le uscite. A questo punto poi quando devo fare la comunicazione io semplicemente premo un pulsante o produco un file, verifico le differenze con l'anno prima e poi premendo un pulsante automaticamente mando la sincronizzazione alla BDN. Questo diciamo è l'obiettivo di base. Per adesso diciamo l'obiettivo si passa attraverso diciamo caricare e scaricare fogli Excel, e a volte può avere senso perché comunque uno vuole controllarlo in maniera più diretta il dato. Poi un sistema che abbiamo aggiunto la possibilità di gestire gli eventi a livello di gruppo, quindi è possibile creare X gruppi, non c'è il limite, e poi assegnare l'animale a un gruppo. Gestire anche poi le uscite e i reingressi nei gruppi. In questo modo poi sono possibili due cose. Innanzitutto abbiamo anche una numerazione, diciamo, spesso i gruppi riguardano quindi i gruppi appunto di lattazione, i gruppi delle partorienti per anno e così via. Posso vedere gli animali come sono distinti, posso vedere l'età media del gruppo, posso vedere i dati di permanenza all'interno del gruppo.
posso filtrare e uscire queste informazioni, ma soprattutto posso andare a definire degli eventi di gruppo. Quindi ad esempio posso associare al gruppo una produzione, quindi posso facilmente inserire dati di produzione per gruppo di lattazione, inserire dati di razione o inserire interventi sanitari. Poi questi dati sono a disposizione anche sul singolo capo, quindi laddove io ho inserito un dato a livello di gruppo, lo stesso dato lo vado a vedere anche a livello del singolo capo. Abbiamo creato la funzione appunto di gestione base dall'app sia del magazzino dei prodotti, quindi dei mangimi, che la definizione delle razioni. Quindi adesso è possibile andare a definire l'ingresso in caso di acquisto appunto o di produzione di un mangimo, di un alimento animale all'interno della banca dati, inserire i dati se sono a disposizione anche i dati di tipo nutritivo, non è obbligatorio. Poi posso andare a definire delle razioni che posso associare ai gruppi e il sistema automaticamente mi calcola, quindi mi fa tutta una serie di elaborazioni, cioè avendo queste informazioni è possibile fare una serie di elaborazioni, ad esempio vedere diciamo, il residuo, diciamo, fare lo scarico appunto in automatico della razione, vedere i tempi appunto per quanti giorni quella razione è possibile farlo in funzione delle scorte di magazzino e fare una serie di elaborazioni. Per adesso stiamo raccogliendo i dati, però l'obiettivo è poi fare con le aziende e gli agronomi un minimo di interfaccia appunto di dashboard per vedere appunto queste informazioni qui. Poi, l'ho detto prima, il sistema si connette appunto ai lettori di bollo Bluetooth. Abbiamo provato adesso 3 modelli, cioè 3 famiglie, diciamo, PetScan, AllFlex e SmallStart. Recentemente abbiamo visto anche lettori a basso costo, lettori che sono intorno sui 30 euro, che funzionano bene. È una cosa che ha richiesto tanto lavoro perché ogni lettore comunica in maniera diversa, quindi ogni tanto diciamo succede che un lettore si aggiorna, non manda più i dati e dobbiamo sistemarlo un po', però diciamo la funzione è abbastanza importante perché il lettore a bassissimo costo permette poi velocemente appunto di gestire, di utilizzare l'app, raccogliere i dati, oppure appena vedo un capo leggo il bollo e automaticamente mi vedo tutta la storia di quel capo lì o aggiorno appunto le informazioni. Allora, sviluppi futuri, quindi questo abbiamo visto più o meno le funzioni attuali, a cosa stiamo lavorando? Allora, innanzitutto adesso stiamo cambiando l'app. L'app aveva, diciamo, gestiva qualche centinaio di capi, però è capitato con le aziende più grandi, dopo 2 anni di dati avevano superato, utilizzavamo una tecnologia per cui i dati offline erano un po' limitati a 2 mega. Abbiamo cambiato tecnologia e così adesso è possibile gestire offline decine di migliaia di capi. Quindi diciamo questa versione qui che è in test verrà rilasciata per marzo, aprile-maggio, vediamo adesso quando riusciamo a farla, permette appunto di gestire un maggior numero di capi, cioè avere meno limitazioni dal punto di vista del funzionamento offline. Poi stiamo migliorando appunto le connessioni Bluetooth, aumentando il numero di dispositivi che si collegano e gestire meglio il dato dei capi. Quindi c'è un aggiornamento grafico, però sostanzialmente l'obiettivo principale è quello di migliorare, diciamo, permettere di gestire banche dati più grandi, perché poi è stata usata, molte aziende hanno raccolto tante informazioni e quindi diciamo abbiamo dovuto aggiornare le funzionalità offline. E poi stiamo immaginando appunto una nuova versione di Poderi Studio dove è possibile vedere in maniera più, come si dice, poter elaborare meglio ad esempio i dati che sono stati raccolti sull'app, quindi ad esempio fare un'analisi appunto delle giacenze di magazzino, fare un'analisi appunto delle razioni, cose che magari sono più gestibili, cioè soprattutto le elaborazioni sono più gestibili diciamo da web che da d'uso dell'app,
oppure anche fare funzioni appunto sullo spostamento, migliorare quindi le funzioni di gestione dei gruppi, dove magari uno lo può fare anche a tavolino, lavorando meglio appunto con i codici, selezionandoli e facendo un drag and drop con i gruppi. Stiamo vedendo un po' delle funzionalità un po' più avanzate per gestire meglio appunto il dato, soprattutto per i greggi più grandi. Poi stiamo andando verso la fine. L'interoperabilità è stata una cosa che ci ha preso parecchio tempo. Come vedete, diciamo, questi sono i vari dati, i vari soggetti che raccolgono informazioni appunto legati appunto a una singola azienda. Quindi abbiamo i dati dell'azienda, abbiamo il piano culturale grafico gestito dall'ente pagatore, abbiamo il quaderno di campagna dell'agricoltore con cui si deve connettere, abbiamo l'interscambio dati con il caseificio che a sua volta deve interscambiare i dati col SIAN, abbiamo appunto i registri del DOP gestiti sia dal caseificio che dal consorzio, abbiamo poi i gestionali, cioè abbiamo il gestionale del caseificio che gestisce tracciabilità e scambia i dati appunto con il laboratorio, poi abbiamo i consulenti, abbiamo la BDN, abbiamo l'associazione allevatori. Come vedete, registro del bio se l'azienda è il bio. Le linee verdi sono delle linee dove noi abbiamo testato l'interscambio dati, quindi abbiamo attivato delle funzioni appunto di interscambio delle informazioni. Le linee rosse sono le linee su cui non l'abbiamo fatto, c'è più difficoltà a farlo. Chiaramente il QDCA, il quaderno di campagna dell'agricoltore, è una cosa appunto su cui c'è la massima attenzione, soprattutto insomma, per tutto l'aspetto delle coltivazioni erbacee. Dobbiamo vedere, diciamo, come vedete il sistema è complesso. A volte, diciamo, la cosa chiara è che più in futuro, più che parlare di strumenti, di software, la vera innovazione è parlare di linguaggi, cioè parlare di modalità di interscambio dati tra i vari soggetti, appunto per evitare il più possibile, cosa che purtroppo ad oggi capita spesso, dover obbligare le aziende o gli agronomi a reinserire gli stessi dati su più piattaforme e diciamo, creando parecchia frustrazione. Però il sistema, diciamo, è in evoluzione e lo stiamo testando, ci sono varie possibilità appunto per migliorare appunto i passaggi. Poi abbiamo fatto alcuni test, quindi per l'aspetto più di produzione appunto, quindi sia di gestione del pascolo che di gestione appunto degli erbai, l'utilizzo dei dati Sentinel-2, quindi integrare l'app per la sezione appunto di produzione vegetale, quindi avere informazioni in automatico su l'indice di vegetazione, vedere dei trend, capire come variano nel tempo e valutare anche, diciamo, arrivare a valutare appunto questo in collaborazione con l'università, la stima dei dati sulle biomasse, sulla qualità nutritiva dei pascoli e vedere appunto quindi come gestire, diciamo, l'aspetto delle razioni integrando sia mangimi che autoproduzione, utilizzando come input appunto i dati satellitari. Questa è una cosa su cui si sta lavorando molto. Poi a livello delle interazioni con i sensori abbiamo visto l'integrazione con lettore RFID dei boli, integrare, diciamo, i dati con le stazioni meteo, quindi connettersi con delle stazioni meteo. Stiamo facendo dei test per l'interazione con i dati dei collari, quindi utilizzare i dati dei collari e integrare, diciamo, i dati dei collari con le informazioni individuali che vengono gestite con l'app e anche collegare, diciamo, il sistema a dei gate RFID, sia dei gate che possono appunto quindi vedere l'ingresso, uscita e lattazione degli animali, ma anche arrivare, diciamo, a stimare, a integrarsi appunto con i dati della mungitrice automatica, quindi avere comunque le informazioni sulle produzioni di latte per capo, che chiaramente potrebbero migliorare molto appunto sia il processo di selezione che il processo appunto di gestione delle informazioni. Queste sono un po' le attività adesso su cui ci stiamo concentrando in questi mesi. Grazie per l'attenzione e io ho finito. Bene, grazie Diego. Credo che
la tua presentazione abbia ben messo in evidenza quali sono gli aspetti più innovativi che hanno trovato posto nello sviluppo di questa app che ovviamente, come Diego ha ben spiegato, anche essa ha fatto un percorso, perché parte ovviamente da una situazione in cui, diciamo, alla sua nascita si occupava essenzialmente di colture vegetali, non certo di animali, però c'erano, diciamo, tutti i presupposti per far sì che potesse essere integrata, come è anche giusto, perché poi l'allevatore è agricoltore, quindi ovviamente ha bisogno di tenere sotto controllo non solo la mandria, ma anche aspetti dell'azienda che interagiscono con la mandria in maniera molto stretta e quindi fanno parte della gestione dell'azienda agricola nel suo complesso. E quindi da questo punto di vista si va verso la direzione della gestione di quella che viene chiamata una mixed farm e quindi quanto di più attuale c'è a livello europeo. Per fare tutto questo ovviamente è stata necessaria una forte interazione fra gli elementi della ricerca e gli elementi chi era coinvolto nel sviluppo dell'app, ma soprattutto nel testare l'app sul campo. E qui volevo fare un ringraziamento specifico alla dottoressa Francesca Vichi e alla dottoressa Elisa Gasparoni che ognuna con le sue competenze di agronomo e veterinario sono riuscite a darci veramente tante informazioni e a farci prendere le vie, diciamo, più efficaci e ancora lo fanno perché il processo di testing non è finito e penso che senza il loro aiuto non sarebbe stato possibile arrivare a nessuno dei risultati che Diego ha appena descritto e ancora ce ne sarà bisogno appunto perché molti aspetti sono ancora in fase di definizione e diciamo, di aggiustamento in funzione di quelle che sono sia le esigenze dei tecnici che degli allevatori. In alcuni casi ci siamo scontrati con quello che è un problema, direi, riconosciuto da tutti quelli che si occupano di dati in questo sensore, che è l'interoperabilità. È veramente complesso mettere insieme i dati che provengono da fonti diverse. Pensate a tutti i dati della VDN, quanto sarebbe tutto più semplice se fossero completamente interoperabili e spesso ci scontriamo con questo problema. I dati che vengono dai sensori, anche quelli parlano tutti linguaggi diversi, vanno spesso su format diversi. Tutto questo appunto non è semplicissimo renderlo, metterlo a sistema all'interno di un'applicazione singola. Tutti i problemi che tra l'altro sono stati messi in evidenza anche in altri progetti. Io partecipo anche al progetto Agritech, che è un progetto nazionale che si occupa tra l'altro tra le varie cose, di agricoltura di precisione, quindi anche di zootecnia di precisione, dove quindi sono stati testati tantissime tipologie di sensori, di dispositivi. Uno dei problemi principali è che ogni ditta che produce un sensore vuole la sua app e poi ovviamente metterne tutti insieme questi dati, che sarebbero tutti di per sé molto utili se integrati, spesso diventa lo scoglio maggiore. Comunque, sicuramente c'è ancora tanto spazio di lavoro. Su questo progetto credo che lo sviluppo di questa app ci abbia consentito di fare un ulteriore passo avanti. Ancora se ne faranno perché stiamo sviluppando anche altre idee progettuali insieme a Edith e a Diego e al suo team, proprio per cercare di raggiungere sempre obiettivi più importanti. Io però ora mi taccio e darei lo spazio a domande, in particolare a Diego e comunque anche Francesca e Elisa, che sono collegate, potranno dare anche testimonianza diretta di quella che è stata la loro esperienza e quelle che, diciamo, potrebbero essere anche ulteriori vie di miglioramento e di implementazione dell'app. Prego, chi vuole fare qualche domanda, qualche intervento? Non tutti insieme, perché sennò non si capisce niente. Scusi, salve. Prego, allora accendete il microfono Sono Ginevra Gobbi. Ginevra Non so Gobbi, se prego. è riuscita a Poi si è sentire bene prenotato perché la linea... Ginevra, allora, visto che c'è anche Gianluca Brunori, professor Brunori, non so se volevi dire qualcosa prima o poi diamo la parola a Ginevra. Gianluca?
Ma se molto velocemente una domanda soprattutto relativa alla raccolta dei dati, perché sono stato alla Fiera di Verona recentemente e ho visto un'applicazione molto interessante su WhatsApp in cui l'agricoltore praticamente a voce raccoglie i dati su tutti i dati che vuole immettere e poi c'è un altro, diciamo, servizio che praticamente trasferisce questi dati sulle varie applicazioni. Quindi immagino che Diego le conosca e questa è veramente la frontiera della cosa, perché appunto mi sembra che fosse già stato detto, l'agricoltore non può tornare a casa o in ufficio e mettersi a immettere tutti i dati. La cosa ideale sarebbe che durante le operazioni potesse dire cosa sta facendo, chi sta trattando e così via, in maniera, diciamo, del tutto naturale e poi ci fosse attraverso l'intelligenza artificiale la possibilità di organizzare questi dati. Scusate, così questa Prego, era Gianluca, proprio una curiosità. ottimo spunto direi. Diego, cioè, siamo in Sì, grado, sì, ovviamente, questa tutto è allora possibile. si chiama Parla con poteri e la stiamo testando, cioè stiamo testando l'uso degli LLM per la conversione dei dati, quindi per convertire, diciamo, messaggi vocali nel quaderno di campagna. Quindi lo stiamo facendo principalmente per le produzioni vegetali. Era venuto fuori un potenziale interesse del caseificio per usare questa funzione per la gestione appunto della cagliata, cioè un caso in cui il casaro deve raccogliere determinate informazioni, quindi sui tempi, l'inizio, temperature, pH e così via. Di solito deve compilare dopo la cagliata una scheda, poterlo fare diciamo anche senza usare le mani è un aspetto molto, molto importante. Sulla raccolta delle informazioni abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare, cioè oggettivamente le persone amano mandare foto su WhatsApp. Sul messaggio vocale abbiamo avuto un po' ma non lo so, questa cosa qui. Cioè, onestamente abbiamo fatto dei test e non abbiamo tanto trovato il tempo, diciamo, da parte dell'agricoltore anche del messaggio vocale. Quindi è vero che l'uso deve essere sempre più coso. Ad esempio, sull'allevamento mi sembrano molto più attivi. Sulla produzione vegetale, ecco, potrebbero esserci a volte diciamo, un po' di informazioni, però tendenzialmente l'inserimento da interfaccia vocale penso che sia ad oggi la cosa più comoda che si possa fare. Le tecnologie sono pronte, cioè i test di riconoscimento funzionano molto bene, anche il test di mappatura, cioè capire qual è la coltura, qual è il nome dell'appezzamento, capire le dosi, riconoscere il nome del prodotto, il sistema funziona abbastanza bene. È vero che quando si parla di questo tipo di intelligenze artificiali, purtroppo loro allucinano, cioè nel senso si possono inventare delle informazioni con un po' di fantasia. Quindi oggettivamente il fatto di questo dato, di doverlo rivalidare dal punto di vista delle persone, è l'aspetto un po' più critico. Quindi diciamo la parte tecnologica è molto facile, è abbastanza facile, diciamo così. Poi convincere le aziende a mandare dei messaggi vocali, a volte ho avuto difficoltà, cioè poi dipende molto con chi trovi, però ho avuto un po' di difficoltà e fare in modo appunto che questo dato poi vada direttamente dentro il QDCA è l'altra cosa su cui siamo tutti in attesa perché ancora non è chiarissimo quale sarà il flusso dati, perché se io comunque dopo quel dato lo devo inserire all'interno o il responsabile del calo deve inserire all'interno del sito dell'AGEA, c'è un po' il problema. Quindi interoperabilità e rapporto con gli utenti. Però ecco, ad esempio sul caso se vogliamo fare un test, ad esempio con i pastori, quindi ad esempio gestire i parti con messaggi vocali invece che inserirli sull'app, quella lì è una cosa che potremmo provare a fare. Ecco. Sì, mi sembra una buona idea. Allora, c'era Ginevra Gobbi che aveva chiesto la parola. Ora, Ginevra, se ti puoi
ovviamente se è possibile accendere la videocamera meglio, comunque se ti puoi presentare e poi chiedi pure quello che volevi chiedere. Salve, ecco, scusate, io non posso accendere la videocamera perché sono in Va, stalla al momento e la connessione è già terribile. va bene così, non E ti preoccupare. io forse appunto per la connessione mi sono persa qualche pezzo. Comunque mi presento velocemente, io sono un tecnico di stalla su una stalla di ovini da latte e ho trovato molto interessante tutta quanta la presentazione e vi ringrazio per questo. La mia domanda è, proprio perché forse mi sono persa qualche punto, è già in uso cioè, con frequenza in allevamenti questa applicazione? Sì. Perché non mi sono persa questo passaggio, non ho capito se sono comunque test eseguiti su stalle oppure se ci sono allevatori che già la utilizzano per la raccolta dati. No, no, ci sono allevatori che lo utilizzano principalmente nella zona del Grossetano, ma la utilizzano, il gruppo, diciamo, storico la utilizza giornalmente. Sì, Ginevra, questo diciamo come si era detto, diciamo, abbiamo due tecnici che sono un agronomo e un veterinario che lavorano su un gruppo di aziende già da qualche anno, che fanno riferimento al Consorzio del Pecorino Toscano e sulle quali già da diverso tempo attuano l'assistenza tecnica anche utilizzando l'app. Ovviamente l'assistenza tecnica è, diciamo, è un ombrello molto più ampio, però sono state le aziende pilota che hanno consentito di sviluppare l'app e che la usano abitualmente, ovviamente. Poi, però può essere usata anche da altre aziende, ovviamente. Ok, vi ringrazio. Eventualmente per avere informazioni maggiori, insomma, per qualcosa in più, si può contattare direttamente, non so, Marcello o Sì, puoi Diego. mandare una mail direttamente a me o a Diego, a tutti e due, insomma, e poi possiamo appunto discutere direttamente in che contesto la vuoi utilizzare, quali sono le Esatto. necessità e sì, manda pure un'email. Io nella mia presentazione alla fine c'era la mia mail che è Sì, facile, l'ho marcello.me. segnata. Sì, sì, l'ho Ok, segnata. Grazie, bene, grazie grazie infinite. Ginevra. Ci sono altre domande, altre curiosità, dubbi? Tanto che aspettiamo, Diego, effettivamente sulla parte allevamento c'è una, diciamo, un'attività che è quella, ad esempio, che conduce spesso la dottoressa Elisabetta Sparoni sulla diagnosi di gravidanza, che è già implementata in maniera automatizzata per trasferire anche le immagini, no? E le diagnosi direttamente. Effettivamente ci sono anche altri aspetti, tipo i parti, che tipicamente non consentono all'allevatore di scrivere niente in quel momento perché è indaffarato, poter parlare, mandare un messaggio dicendo che oggi ha partorito la pecora numero tale, numero tale, numero tale, e questa ha fatto 2 agnelli, con l'altra ne ha fatte 3, l'altra ne ha fatto 1, diciamo aiuterebbe, velocizzerebbe molto poi a fine giornata il resoconto di quello che è successo in stalla. Teoricamente potrebbe essere fatto anche per gli scarichi delle razioni, quindi sui cambiamenti delle razioni, in maniera tale da prendere, diciamo, una sorta di diario di bordo vocale invece che scritto, che poi viene tradotto in schede essenzialmente. Questo aiuterebbe molto anche i tecnici nel monitoraggio quasi giornaliero di quello che succede in stalla e quando si vedrebbero aggiornati poi l'app, ad esempio la situazione dell'alimentazione, la situazione dei parti, anche banalmente quante pecore mungo oggi. Sappiamo che sulle pecore il numero di pecore munte cambia, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, continuamente. Sapere quant'è il numero di pecore munte è sicuramente un dato interessante per seguire la produttività del gregge. E questo aiuterebbe molto gli allevatori ad aggiornare i loro tecnici e anche i caseifici in maniera molto, molto efficace. Ok, se non ci sono altre curiosità, ovviamente le email mie di Diego e anche del professor Brunori le avete.
potete ovviamente anche estendere cioè pensarci dopo e chiedercele dopo le cose in separata sede. Saremo ovviamente contenti di rispondervi se ci sono dei dubbi e se ci sono anche delle persone interessate ad applicarne, come Ginevra prima, saremo contenti di collaborare. Bene, Gianluca, io penso che quindi si possa chiudere a questo punto il Farminal, se non ci sono altre domande. Direi di sì. E niente, allora ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio Diego per la presentazione fatta, ringrazio anche tutto lo staff di Diego, ci vedo che c'è Clean collegato, ma non solo lui, che tutte le persone che hanno collaborato ovviamente a sviluppare l'app e sono intervenute anche nelle passate edizioni di webinar e incontri che faremo, che abbiamo fatto, e dovremo fare un altro incontro, questo in presenza, Alina non mi ricordo in che data, a marzo, se non mi ricordo male, 31 31 marzo. marzo, esatto, il 31 marzo ci sarà un altro evento dove ci sarà un'attività dimostrativa da fare, e quindi ovviamente siete tutti invitati il 31 marzo anche a questo evento, dove potremo vedere l'app anche al lavoro. Quindi non so Gianluca se vuoi fare un ultimo saluto prima di chiudere il Ma webinar. giusto, sì, ecco, giusto salutare, augurare buon lavoro a tutti e ringraziare tutti e anche Alina soprattutto per, diciamo, per lo sforzo organizzativo di questo webinar che mi sembra sia stato un notevole successo. Bene. Ok, Grazie, grazie professore. ovviamente anche a Alina e a tutti gli altri collaboratori del progetto che hanno lavorato per far sì che queste attività andassero a buon fine. Grazie e arrivederci alla prossima. Buon pomeriggio. Arrivederci, grazie a grazie. tutti. Arrivederci. Salve, scusi, posso fare una domanda?